Ciao amici, stasera vi parlo di due monopattini che credo siano i migliori monopattini che io definisco per ufficio. Per ufficio perché? Perché sono dotati di un'autonomia buona e permettono di essere facilmente trasportabili, anche perché non hanno un peso eccessivo e dunque possono essere, secondo me, un mezzo interessante e utile per chi come me li usa per andare in ufficio. Dunque, quali sono? Segway E45E, quindi sarebbe come l'E25 però con la doppia batteria, quindi con l'autonomia di 45 km. E il classico Xiaomi, questo è il Mi Pro 2, anche questo con un'autonomia di 45 km. Quindi cominciamo con affinità e differenze. Peso simile, 14 kg più o meno, questo qualcuno in più 16. Differenza fondamentale, questa è la batteria qui, questo ce l'ha sotto, quindi questo guadagna in stabilità secondo me rispetto a questo. Il Segway ha ammortizzatore davanti che funziona così, lo Xiaomi non ha ammortizzatori. Altra differenza interessante, freni. Questo modello ha freno davanti elettrico, quindi sarebbe freno a motore, freno dietro magnetico e poi c'è la possibilità di premere su questo parafango per fermarsi. Invece lo Xiaomi ha il freno elettrico davanti e dietro il freno a disco che si aziona con la classica manetta in stile bici, che effettivamente è meglio secondo me tra i due in quanto a frenata. Poi cosa importante, questo è impermeabile, questo no, quindi qui ho reso il monopattino impermeabile mettendogli questa protezione, però in effetti sotto la pioggia non è consigliabile questo da usare sotto la pioggia, questo invece sì. Altra cosa, questo ha meno manutenzione perché ha un freno posteriore che è elettrico, questo invece ha il disco che si consuma, a cui si consumano le pastiglie, quindi tra i due forse questo vince in quanto a manutenzione ordinaria, che poi onestamente non so dopo quanto devono essere cambiate le pastiglie. Cosa molto interessante poi è il diverso approccio che hanno avuto in termini di telaio. Questo per essere chiuso si chiude solo facendo una serie di passaggi che ci occupano un po' di secondi, 10 secondi. Questo qui invece ha una chiusura che in pratica è istantanea, perché basta fare così e sì, entrambi si incastrano, quindi questo ha un gancio un pochino più valido, questo si aggancia al campanello e questo però è più bilanciato, perché prendendolo vedete che più o meno a metà si prende facilmente, questo qui invece è più scomodo da prendere, meno bilanciato, quindi forse due mani sono meglio. Poi questo meglio per fare la spesa, perché c'ha nativamente questo gancio, quello che serve per incastrarlo, mentre sullo Xiaomi ho dovuto inventarmi io un gancio, che è questo qui, che però come vedete, a parte essere molto artigianale, è un pochino discutibile. Poi da un punto di vista puramente estetico non rilevo differenze grosse, anche come dimensioni da aperto sono più o meno come vedete simili. Una differenza però non da poco è che in macchina il Segway E45E entra solo abbattendo il sedile, perché quando lo chiudo il fatto che la ruota resti alzata, un po' più alzata rispetto allo Xiaomi che resta fissa, lo fa occupare più spazio, quindi da questo punto di vista meglio lo Xiaomi. Altra nota importante è che questo ha le gomme piene, non rigide, perché hanno una schiuma particolare che le rende, loro dicono, un pochino più morbide. Più in generale preferisco le gomme piene a quelle con camera d'aria per evitare bucature, e le bucature che mi hanno fatto sono davvero una rottura di scatole. Ho risolto qui il problema mettendo lo slime, come faccio vedere in alcuni video. Poi vabbè, questo l'ho reso un po' più tamarro con tutte queste cose in rosso che vi ho fatto già vedere. Tema guida.
La guida secondo me di questo è più appagante perché è un pochettino più stabile e credo questo sia dovuto al fatto che il meccanismo di sgancio introduce una serie un po' di, vedete, di gioco della pedana che magari ci fa sentire meno l'asperità del terreno, però in quanto a stabilità la pregiudica un pochino. Tematica invece, velocità, la massima in modalità sport per l'E45E è di 30 all'ora. Per invece il Mi Pro 2 si ferma a 25. Altro tema, autonomia, andando alla massima velocità di 25 all'ora sono allineati come autonomia. C'è da dire che però, avendo a disposizione 30 all'ora su questo, capita che magari si vada un pochettino più veloce e quindi si arrivi a 30 all'ora. Di notte entrambi hanno un faro decente secondo me. Questo però ne guadagna in visibilità perché tramite app è possibile accendere i LED che si trovano qui sotto, quindi dovendo andare in notturna preferisco questo allo Xiaomi. Inoltre in notturna si accende pure un LED lungo la batteria, quindi diciamo che risultiamo un pochino più visibili. Di altro significativo credo che non ci siano tante altre cose da dirvi, quantomeno adesso non me ne vengono in mente di significative. Qua come vedete ho montato pure un supporto per il cellulare, però di sicuro non è questo che mi fa la differenza. Prezzo. Il prezzo in realtà ho visto in offerta più spesso si trova il Mi Pro 2 rispetto alle 45, quindi direi che a parità di prezzo probabilmente si equivalgono i due mezzi. Trovandone uno in offerta rispetto all'altro, chiaramente propenderei per quello che si trova in offerta. Poi altre caratteristiche distintive non ce ne sono. Di sicuro rispetto agli altri mezzi che ho visto, questi però rappresentano il miglior compromesso, come vi dicevo all'inizio, per l'ufficio. Dunque queste un pochino le impressioni che volevo condividere con voi. Se avete altro dubbi, suggerimenti o osservazioni, quello che volete, scrivetemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!